Buongiorno a tutte, benvenute o bentornate nel mio canale. Io sono la Elisa, per gli amici la Elisa, e oggi vi voglio mostrare come fare la scocca per una borsa che io ho realizzato in lana, quindi è assolutamente morbidissima. Faremo la scocca in feltro e andremo a vedere anche come realizzare la fodera relativa. Se siete interessati a vedere il tutorial per realizzare questa stessa borsa, la quale poi andrò ad applicare la chiusura a molla, vi lascio il link qui sopra e anche nell'info box, quindi trovate tutto. Se siete curiosi andate a vederla. Passiamo comunque ora alla scocca in feltro. Vi serviranno chiaramente un foglio di feltro sufficientemente grande per ricoprire la vostra borsa. Scusate se sentite dei rumori molesti, ma purtroppo stanno facendo delle ristrutturazioni in casa e io non posso certo aspettare che finiscano per registrare i video per voi, e quindi insomma abbiate pazienza. Io ho preso, comunque dicevo, un feltro 50x70 e l'ho preso spessore 3. Si trovano in merceria se volete una qualità più elevata, oppure li trovate anche a prezzi inferiori dai cinesi. Vi serve poi una matita. Vi servono squadrette, se le avete meglio, se avete squadrette di questo genere da chiedere in prestito ai vostri figli meglio, altrimenti più che sufficiente il metro da sarta. Vi servirà chiaramente la forbice, vi serviranno ago e filo se decidete di cucire a mano, oppure la macchina da cucire se decidete di cucire con quella. Poi ovviamente vi servirà il fondo della vostra borsa. Ora io ne ho un altro della stessa dimensione della mia borsa, ce l'ho è uguale identico, e quindi userò questo. In realtà se non ne avessi avuto un altro non avrei fatto altro che rovesciare la borsa e prendere le misure da questa. E questo è quello che ci serve per fare la scocca in feltro. Per fare invece la fodera ci servirà un piccolo scampolo di fodera e ovviamente, come si diceva prima, io ho scelto questa con le principessine, favolosa, vuol dire poco. Vi serviranno ovviamente anche qui ago e filo, eventualmente degli spilli e oppure eventualmente la macchina da cucire, dipende da come decidete di lavorare. Or dunque si procede. Prendiamo il nostro foglio di feltro. Purtroppo non riesco a fare un'inquadratura più grande, quindi cercherò di essere il più chiara possibile, anche se l'inquadratura è un po' ristretta. Cercherò veramente di farvi vedere le cose in modo molto chiaro. Ora andiamo innanzitutto a misurare la nostra borsa. Quindi quanto fa la borsa? La borsa fa 20 centimetri, quindi noi andiamo a misurarci esattamente 20 centimetri. Quindi prendiamo il lato corto del nostro, il lato corto è questo, e questo è invece il lato lungo. Quindi dal lato corto, in modo assolutamente preciso, da questo lato andiamo a segnarci i 20 centimetri che ci interessano, e sono qui. Ok, ci spostiamo un attimo e facciamo la stessa cosa un po' più in basso. Ci spostiamo e segniamo anche qui i 20 centimetri. Eccolo qui. Possiamo segnare anche un terzo punto, anche se una linea retta bastano 2 punti, ne segniamo 3 giusto per avere maggiore precisione. A questo punto possiamo, o con la stessa squadretta o con una riga più lunga, segnare in modo molto leggero questo tratto.
Vedrete che non solo è facilissima, ma è anche velocissima da realizzare. Andiamo a segnare in questo modo e in questo modo fino alla fine tutto lo tracciamo tutto. Ok? Andiamo per sicurezza a verificare che calzi perfettamente la nostra borsa. Sì, benissimo, è perfetto, e quindi a posto così. Ora andiamo a prendere il nostro fondo e andiamo a posizionarlo esattamente qui. Andiamo a posizionare il lato lungo esattamente qui. Teniamoci spostati di qualche centimetro, ok? Ci teniamo un po' su così, perché poi qui ci servirà a fare la cucitura e quindi abbiamo bisogno di questo spazio. Anzi, è meglio stare, non vorrei dirvi, ma stiamo centrali. Ci posizioniamo proprio al centro in modo tale, vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco, mi sono posizionata al centro in maniera tale che la metà del mio fondo sia circa a metà del lato corto del mio feltro. E arrivata a questo punto state proprio sopra la linea, non lasciate la linea fuori in questo modo, ma state proprio sopra. Ecco qua, in questo modo. E da qui segniamo il cerchio, il semicerchio del fondo in questo modo. Come vedete, io non sto segnando in questo modo tenendo la matita dritta, perché non voglio assolutamente stare abbondante, voglio anzi leggermente andarci sotto. Segniamo tutto il perimetro. Ora noi ci eravamo segnati un unico lato lungo, giusto per appoggiarci dritte, e adesso abbiamo segnato tutti gli altri e abbiamo disegnato perfettamente il nostro fondo. Ora, sempre con la nostra squadretta, andiamo a tirare un dritto dal dritto dell'altro lato fino al fondo. Facciamo così, così si vede tutto molto meglio forse. E anche qui stiamo proprio sopra la linea e tracciamo un dritto. Eccolo qui. Anche dall'altra parte tracciamo il dritto. Per precisione andiamo a verificare che il fondo sia 10. Eccolo qui, fa 10 perfetti, quindi abbiamo disegnato correttamente il fondo. Andiamo a verificare anche dall'altra parte, sono 10 anche sopra. Andiamo a vedere anche sotto, giusto per essere certi di aver disegnato le linee assolutamente parallele. Andiamo a vedere, direi che siamo perfette. A questo punto, se da questa parte abbiamo tenuto i 20 centimetri, come vedete sono stata anche un cis abbondante, andiamo a segnarli comunque anche da questa parte. Quindi ci mettiamo assolutamente allineati alle linee che abbiamo già verificato essere parallele e andiamo a segnarci i 20 centimetri anche dall'altra parte. Quindi qui e qui, sempre mantenendoci dritti sui segni che abbiamo già fatto, e andiamo a segnare qui. Ora che abbiamo i due punti, andiamo a tracciare anche qui delle linee rette. Andiamo a tracciare le linee rette, tracciamole pure fino in fondo. Cercate di tenere
in questo modo la squadretta in maniera tale da proseguire con le linee il più dritte possibile, perché ovviamente il segno, non essendo un segno sottilissimo, potrebbe darvi un'imprecisione di anche qualche millimetro. Perfetto, possiamo andare a questo punto a tagliare. Cosa dobbiamo tagliare? Allora, ve lo faccio vedere su un pezzo di carta. Ora poniamo che questo sia il nostro, questo foglio sia il nostro foglio di feltro. Quindi voi vi troverete esattamente con questo disegno. Avrete qui 20 centimetri, da qui a qui avrete calcolato i 20 centimetri o l'altezza della vostra borsa, i 20 centimetri. Questo sarà la larghezza del nostro fondo, quindi 10 centimetri, e saranno 10 anche qui e anche qui, come abbiamo verificato prima. Poi avrete di nuovo qui i 20 centimetri dell'altro lato della borsa. Ora, gli unici tagli che noi dobbiamo andare a fare sono questi. Questo, questo e questo. Poi questo, questo e questo. Ovviamente andremo a tagliare anche questo perché questa parte è in eccesso. Ve lo faccio vedere esattamente proprio qui sulla carta perché è più visibile ed è assolutamente identico. Andiamo a tagliare qui. Ovviamente cercheremo di essere il più precise possibile, perché più saremo precise, più sarà facile poi fare tutte le operazioni che verranno. Adesso sulla carta, insomma, non è che mi ci perdo via molto. È solo giusto per essere chiara nella spiegazione che sto per fare, in modo che voi possiate realizzarla con la stessa facilità con cui vado a realizzarla io, che è veramente, ma veramente semplicissima. Perfetto, la situazione finale sarà esattamente questa. Eccola qua. Questa sarà la situazione finale. Andiamo a tagliare il feltro e ci vediamo dopo per le operazioni per le prossime operazioni. Ottimo, ho fatto tutti i tagli del caso, quindi anche il mio feltro adesso ha questa forma che vi ho fatto vedere. Ora, in modo molto semplice e molto pratico, senza fare grandi opere geometriche, andiamo a misurare questa lunghezza, ok? Con il metro da sarta, con la cordella metrica, ci appoggiamo e andiamo a misurare questo semicerchio che va da questo angolo a questo angolo che abbiamo tagliato, ok? Il mio misura circa 12 centimetri. 12, faccio 12 e mezzo. 12 e mezzo diviso 2 farebbe 6,2. Facciamo 6,2. Ora mi posiziono esattamente sull'angolo, leggermente più in basso perché voglio stare precisa dove c'è il segno della matita e mi segno i 6,2. Piegatevi a metà in questo modo, piegatevi a metà il lavoro in questo modo, in modo da far combaciare perfettamente questi lati, ok? Quindi andremo a lavorare su una forma di questo tipo. Eccolo qua, io la sto facendo, ovviamente
nel pezzo di carta nel pezzo di carta ci sono delle imprecisioni, ok? Qui non ho fatto bene, eccetera, eccetera. Nel vostro feltro dovreste essere invece quasi perfette, ok? Pieghiamo a metà ed è, scusatemi, a questo punto che vado a segnarmi i 6 e 2. Eccoli qua, sono questo segno, e vado a segnarlo anche dall'altro lato. Qui dall'angolo mi segno i 6 e 2. Perfetto. Cerchiamo di stare sempre giuste, se abbiamo bisogno puntiamoci uno spillo, vediamo se in mezzo a questo casino lo trovo, perché io come al solito sopra il banco da lavoro ho casino, però l'ho trovato e quindi me lo vado a pinzare qui, così sono sicura che non si muove più niente. Ok, ora tracciamo una perpendicolare esattamente in questo punto dei 6 e 2 dove ci siamo segnate in questa misura. Quindi tracciamo una perpendicolare da un lato e anche dall'altro. Tracciamo una bella perpendicolare. Perfetto ragazze, praticamente abbiamo finito. Andiamo a cucire esattamente su queste ultime perpendicolari che abbiamo segnato. Quindi ve lo faccio vedere anche qui. Adesso facciamo finta che la nostra misura corrispondesse a questo punto. Qui ho segnato i miei 6,2. Ripeto, siate il più precise possibile, ma non diventateci pazze, insomma. Andiamo ad eseguire, a tracciare il segno di perpendicolare in questo modo, ed è proprio qui che andiamo a fare la nostra cucitura, qui e qui. Se, ripeto, se avete la macchina da cucire, fatelo con la macchina da cucire, diversamente lo fate a mano. Ci vediamo, io lo faccio con la macchina da cucire, ci vediamo quando ho fatto la cucitura. Ottimo, ho eseguito le cuciture, me ne sono anche tra l'altro fregata del colore del filo perché tanto non lo vedrà mai nessuno, e adesso vado a girare tutta la scocca. Nel mio caso io ho scelto un feltro molto pesante, quindi è un po', devo uscire dall'inquadratura per poterlo fare, altrimenti non riesco, ma eccola qua. Ragazze, abbiamo fatto la scocca perfetta. Se voi vedete è perfetta. Vedete? C'è questo piccolo, vabbè, ho fatto questo piccolo, c'è questo piccolo scanso che vi assicuro è del tutto irrilevante. Abbiamo fatto la nostra scocca, è perfetta. Ora, se voi volete, potete anche darci 2 punti qui, in maniera tale che la scocca rimanga in questo modo, ma vi assicuro che è del tutto irrilevante. Quello che invece dobbiamo fare è andare a rifilare queste ali che sono rimaste all'interno, perché ce ne dobbiamo sbarazzare, perché dopo altrimenti quando mettiamo la fodera sono fastidiose. A questo punto la scocca in feltro è praticamente finita. Quello che voglio fare è andarla a provare sulla mia borsa per vedere di aver fatto tutte le misure giuste, corrette, e per vedere come calza, per vedere come cade la borsa, eccetera eccetera. Insomma, me la voglio vedere. Posiziono bene il fondo sul fondo, in modo che calzi perfettamente, e direi che ci siamo. Ok, adesso qui la sistemerò un po' meglio. E sapete cosa vi dico? Che quasi quasi quei segni che vi ho detto di fare,
quei due punticini che vi avevo detto di fare, quasi quasi ce li faccio. Quei due punticini che vi ho detto di mettere qui, quasi quasi ce li faccio, così evito che questa parte abbia la tendenza a rientrare. Quindi se avete voglia, anche voi fate con ago e filo, questa è una cucitura che si fa a mano, fate anche voi questa operazione. Se vedete che la borsa rimane troppo cicciotta e volete che invece ai lati, sui lati lunghi, e volete che invece rimanga un pochino più dritta, e volete che il feltro vada un po' più dritto, con un cutter, possibilmente un cutter con la lama consumata, una lama che non taglia, fate una incisione, non dovete assolutamente tagliare, dovete solo lievemente segnare il feltro in questo modo, ok? Dal lato delle cuciture. Lo segnate leggermente in questo modo, in maniera che quando andate a girarlo lui abbia un po' un invito, chiamiamolo, a piegarsi, e quindi vada su più dritto invece che girarsi in questo modo. È una questione proprio di vostro gusto personale. Io preferisco che stia così, e voglio anche fare la chiusura qui di queste cose in questo modo, così proprio sono sicura che la borsa mantenga la forma assolutamente perfetta. Ecco, qui ho fatto questa cucitura vergognosa, ve lo dico, non ci ho perso veramente più di 3 minuti. E adesso vado a fare un'ultima prova sulla mia borsa. Ve la faccio vedere la prova, io in realtà l'ho già fatta e sono, devo dire, orgogliosissima di questa fodera, perché ci ho messo veramente pochissimo ed è perfetta. Vado a posizionarla bene all'interno in modo tale che le cuciture mi corrispondano con la metà, che tra l'altro mi sa che qui vado anche sbagliata. Io vado a metterla bene, vado a inserirla proprio in maniera che calzi perfetta, perché è perfetta, l'abbiamo fatta proprio a misura, e guardate che roba, cioè la borsa prende una misura, una forma che è assolutamente, guardate, cioè perfetta. Ora non ci resta da fare altro che, cioè, appurato che è perfetta, e lo è, cioè, non so se vedete, sono molto orgogliosa del mio lavoro. Ora possiamo andarci ad occupare della fodera interna. Chiaramente qui noi eravamo rimasti giusti, ma adesso che io vado ad aggiustare la borsa in questo modo, vedo che il feltro qui sopra è abbondante, quindi lo vado a rifilare, lo rifiliamo bello dritto, lo rifiliamo bene e lo rifiliamo in modo tale che arrivi a questo punto, cioè deve arrivare in questa parte. Io nella borsa ho fatto un giro di maglia bassa e mi terrò a questa altezza, sotto il giro di maglia bassa, a questa altezza, sotto il giro di maglia bassa. Cercherò di tenermi a questa altezza con il feltro e di conseguenza anche con la borsa, con la fodera interna, che adesso andiamo a fare subito, e che poi andremo a cucire la borsa sempre appunto mantenendoci a quell'altezza. Io non la voglio tirare troppo, non voglio che sia troppo tesa, voglio che rimanga comunque morbida, e mi è rimasto ancora da tagliare queste ali giganti dentro, cosa che vado a fare solo adesso che ho la certezza matematica che la borsa è perfetta. Bene ragazzi, vi voglio solo far vedere, ho
rifilato leggermente il feltro nella parte alta in modo che arrivi perfetto al bordo. Io mi terrò a questa altezza, quindi resterò, come vi dicevo, nella parte bassa della maglia bassa che ho fatto come ultimo giro della mia borsa. Tutto il resto è perfetto, ovviamente la tessitura è molto elastica, quindi mi aggiusterò poi in fase di cucitura per mantenermi alla stessa altezza dappertutto, e quindi non ci resta altro adesso che vedere come montare la borsa in tela. Allora mettiamo il tessuto piegato a metà, ok, con la parte esterna, la parte quella con i disegni belli, la parte visibile insomma, verso l'interno, e verso di noi teniamo solo la parte che sarà nascosta. Prendiamo la nostra borsa e ce la appoggiamo sopra. In questo modo possiamo valutare le dimensioni. Quindi andremo a vedere le dimensioni, vediamo se riesco a fare così, ecco, forse è molto meglio. Facciamo così, quindi andiamo a vedere di coprire abbondantemente il bordo in questo modo, vedete? Sopra possiamo lasciarci pure ampi, nel senso che poi andiamo a rifilare. Lo stesso da questa parte, guardiamo di coprirci fino a metà, quindi cerchiamo di posizionarci dritti e con degli spilli andiamo a fissare l'altro lato. Adesso ve lo faccio vedere, lo faccio un attimo rapidamente. Quindi da questa parte mettiamo gli spilli in questo modo, vi ricordo sempre gli spilli perpendicolari a quella che sarà la nostra cucitura, perché se andiamo a cucire con la macchina da cucire evitiamo o comunque riduciamo senz'altro il rischio di rompere il lago. Ok. Benissimo, questo ci serve per fermare il tessuto in maniera tale che i due lati non si spostino. Da questa parte sono giustissima, dall'altra mi faccio lo stesso un segno a questa stessa distanza e faccio lo stesso lavoro in modo tale da creare una specie di sacchetto che è proprio costruito con questi spilli, ecco. Lasciatemi il tempo di agganciare gli spilli, poi vi faccio vedere un po' in modo più ampio. Qui mi stanno sempre distruggendo la casa, mi scuso, ma cioè veramente me la stanno facendo cadere in testa. Perfetto, ho individuato abbastanza le misure, da questa parte ho segnato così, da questa parte ho lo stesso segnato così. In altezza ovviamente abbiamo un fondo da 10, una borsa da 20, quindi mi calcolerò un'altezza che possa essere intorno ai 25 cm, più 2 ai 25 cm, più 2 o 3 cm che mi serviranno poi per fare il risvolto. Quindi me li vado proprio a misurare in questo modo, me ne segno 27, che tanto voglio dire, e con il pezzettino che avanzo di sopra riesco a fare anche un bellissimo taschino. Quindi mi segno bene così so dove fare il taglio e lo posso fare anche dritto. Mi segno proprio, mi faccio i disegni con la matita.
Poi voglio dire ragazze, sappiamo che il nostro fondo fa 30, ci mettiamo qualche centimetro di lato ehm, per ovviamente fare lo spessore, e quindi insomma quando siamo arrivati a 35-40 direi che siamo più che, quindi qui ho i 30, ce ne aggiungo 10 giusto per sicurezza e arrivo qui. Oh, scusate che sto parlando, mi sbaglio. Quindi 30 più 10 e la faccio da 40, poi eventualmente la vado a rifilare. Lo stesso misuro in basso, 30 più 10, e quindi ho fatto i miei 40 centimetri. Gli spilli ci sono già, vado a tagliare e a cucire. Ripeto, se avete la macchina da cucire vi risulterà tutto molto più semplice, altrimenti con un po' di pazienza andiamo a cucire a mano. Andiamo già a costruire anche il taschino. Io mi sono fatta i segni a penna, a matita dico, con le misure che voglio che il taschino abbia. Ho sempre messo il dritto con dritto e andrò a cucire su 3 lati, per poi andare a mettere la cosa sul dritto e andare a cucire il taschino sulla fodera solo sotto, perché poi queste 2 cuciture farò 2 cuciture invisibili a mano. Comunque intanto andiamo a fare le cuciture dei lati destra, sopra e sinistra. Ecco qui il mio taschino, come vedete ho cucito solo i 3 lati, adesso lo vado a girare in questo modo e andrò a fare un'ultima cucitura in questo modo. È una cucitura che penso che farò a mano e che farò direttamente sulla borsa nel momento in cui andrò a cucirla. Quindi io andrò a cucire in questo modo e in questo modo, in modo invisibile, e poi andrò ad attaccare il taschino sempre in modo invisibile, quindi pinzando solo la parte interna sulla fodera. Ad ogni modo adesso mettiamo un attimo da parte il taschino e andiamo a prenderci la fodera. Dobbiamo quindi fare una cucitura a destra e una cucitura a sinistra e andiamo a provare la fodera, vediamo come va. Bene, ho fatto le 2 cuciture, come vi dicevo, a destra e a sinistra. Ho fatto indossare la mia fodera alla fodera di feltro e direi che ci siamo. Il fondo cade perfettamente, non ho bisogno di altro. Qui è leggermente abbondante, come è giusto che sia, perché non deve essere troppo tesa. E quindi sapete che faccio? Me ne vado ad attaccare il taschino. La tiro fuori, me la metto al dritto e qui dalla parte dove le principessine vengono al rovescio vado a cucirmi il taschino. Cercherò di centrarlo e di tenerlo il più dritto possibile. Il taschino non è molto grande, ma del resto non lo è neanche la borsa, e per non confonderlo troppo non andrò a centrarlo con le figure, anzi le principessine da questa parte ovviamente sono venute a testa in giù e io lo metterò al contrario, così poi chi andrà ad usufruire della borsa avrà il tutto più visibile. Andiamo quindi a cucire il taschino, ripeto, lo cuciamo a mano
E una volta fatto questo andiamo a fare l'ultima giunzione praticamente tra la fodera e il feltro e poi andiamo a mettere la chiusura a molla. Ecco, ho fissato la fodera come vi dicevo in questo modo, l'ho fissata con una double clips solo qui perché come vedete è così giusta, è così perfetta che non ha bisogno di essere fissata in altro modo. Adesso molto rapidamente ci do un giro di filo proprio così, molto grossolano, pinzando soltanto la fodera da questo lato e il feltro. Non dovrà esserci nessun tipo di cosa visibile dall'altro lato, non facciamo vedere assolutamente niente, quindi facciamo solo una cosa così giusto perché la fodera rimanga lì al suo posto. In realtà questa è una cucitura un po' in più, ma a me non dispiace farla e quindi va bene così, insomma. Ci vediamo quando ho finito questa, che lo stesso con le double clips andremo ad adagiare perfettamente tutta questa scocca alla borsa e andremo quindi finalmente ad attaccare il nostro lavoro. Diciamo che per quanto riguarda il discorso scocca e fodera, il tutorial può ritenersi concluso perché a questo punto il resto del lavoro fa parte della borsa e quindi insomma io spero di avervi fatto cosa gradita e spero di non aver fatto troppa confusione e di avervi aiutato nella costruzione di un modello di scocca che forse ancora non avevate sperimentato. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se avete desiderio di vedere qualcosa o se avete bisogno di ulteriori delucidazioni, insomma sappiate che io sono a vostra disposizione. Vi auguro una buona giornata e ciao a tutte e a presto.